Ave Legionari! Tutti gli appassionati di storia romana sanno che Giulio Cesare ha conquistato le Gallie, però nessuno sa esattamente come si sia mosso, cioè è penetrato all'interno ed è andato verso l'esterno, da nord verso sud, da ovest verso est, è andato in linea retta, cioè come concretamente si è mosso in un territorio immenso come quello delle Gallie. In questo documentario ripercorreremo la conquista delle Gallie di Giulio Cesare e vedremo, lo seguiremo passo passo per una magnifica ricostruzione di una delle imprese militari più grandi dell'umanità. Cominciamo la nostra panoramica spiegando la motivazione per cui Cesare conquista le Gallie. In realtà, dalle fonti antiche, da tutti gli studi che noi abbiamo su Cesare, non abbiamo nessuna prova, nessuna indicazione che Cesare fin dalla giovane età sognasse una conquista su questa vasta scala. In realtà nasce tutto da un problema politico. Cesare, grazie al triumvirato, cioè all'accordo privato con Crasso e con Pompeo, arriva nel 59 a.C. a diventare console. Però nel momento in cui lui fa il console, quindi raggiunge la massima carica repubblicana per un anno, succede che prova a mandare avanti una serie di misure come una riforma agraria, misure per la popolazione, anche per il benessere ovviamente di Crasso e di Pompeo, che erano suoi compagni di triumvirato, e riceve una opposizione da parte del Senato, da parte di tutti gli ottimati, di tutti gli aristocratici, talmente pesante, un ostruzionismo talmente intenso, che Cesare viola ripetutamente le regole del consolato. E allora gli aristocratici gliela giurano: appena non sarai più console faremo in modo di incarcerarti e di distruggerti. Quindi Cesare si ritrova ad avere bisogno di un comando straordinario che gli garantisca l'immunità e gli impedisca di finire in carcere. Ecco perché Cesare si ritrova poi di fronte alla grande impresa delle Gallie. Nasce tutto per un'esigenza politica, per non finire in carcere. E allora l'anno iniziale di questa situazione è il 58 a.C. Nel 58 a.C. Cesare è proconsole, ha comunque delle buone legioni a sua disposizione e in realtà l'inizio delle campagne galliche sembra nascere non tanto da una volontà immediata di conquista di tutto il territorio, ma da una emergenza migratoria. La popolazione degli Elvezi sta facendo la fame, ha bisogno di nuovi territori fertili e quindi organizza un'enorme migrazione di massa. Circa 360.000 Elvezi sono pronti per staccarsi dai loro territori e andare in realtà verso la regione della Spagna, della antica Ispania. Questo in realtà costituisce un problema, perché 360.000 migranti che si muovono e raggiungono esattamente questo territorio che vediamo, significa 360.000 persone che passano pericolosamente vicino alla provincia romana della Gallia Narbonense. E allora Cesare capisce che questo è un pericolo enorme, perché dalla migrazione all'invasione della Gallia Narbonense, soprattutto per oltre 300.000 persone affamate, il passo è brevissimo. Quindi Cesare capisce subito quanto questa migrazione sia estremamente pericolosa per la sicurezza della provincia che gli è assegnata e allora, tramite degli ambasciatori, dice subito agli Elvezi che quel percorso non si può assolutamente praticare. E addirittura arriva con i suoi legionari rapido e velocissimo vicino al fiume Genava e lì in pochissime settimane costruisce un muro lungo 28 chilometri che impedisce il passaggio degli Elvezi. Allora gli Elvezi fanno qualche scontro, ma capiscono che è troppo complesso, i legionari e le legioni di Cesare sono troppo forti e organizzate, allora rinunciano a perseguire quel passaggio, ad attraversare quel passaggio
e deviano il loro percorso. In particolare chiedono il permesso ad altre due tribù galliche, cioè gli Edui e i Sequani, di passare pacificamente attraverso il loro territorio. Allora succede esattamente questo. Quindi i nostri Elvezi cambiano la loro direzione, vanno per un percorso più a nord rispetto a quello bloccato da Cesare e provano a raggiungere la loro destinazione. A questo punto Cesare cambia la sua strategia. Secondo gli storici, Eberhard Horst è il principale, è in questo momento che la campagna di Cesare smette di essere difensiva e comincia a essere di attacco, una campagna imperialistica di conquista, perché evidentemente nel frattempo ha maturato l'idea di conquistare le Gallie per unire a una grande impresa per Roma anche il suo successo personale. E allora comincia ad inseguire gli Elvezi, anche se hanno cambiato direzione, e si arriva alla battaglia del fiume Arar. Qui abbiamo gli Elvezi che stavano attraversando il fiume Arar, si trovavano metà oltre il fiume e metà ancora dall'altra parte, e Cesare gli piomba addosso con i legionari, li attacca all'improvviso e li sconfigge pesantemente. Gli ambasciatori gli chiedono per quale motivo ci hai attaccato, noi abbiamo cambiato la nostra direzione, cosa c'entrava attaccarci? E Cesare continua a dire che lo fa per la sicurezza della Gallia Narbonense, quindi diciamo che in maniera un po', come dire, comoda, anche un po' ipocrita, però continua a dire che i movimenti degli Elvezi erano pericolosi per i Romani. Allora gli Elvezi cominciano ad andare ancora più a nord, cercano di sfuggire a Cesare, ma Cesare li insegue. Arriviamo nel 58 a.C. alla battaglia di Bibracte, dove Cesare realizza un'enorme vittoria contro gli Elvezi, li sconfigge pesantemente, nonostante gli Elvezi e i loro alleati siano stati in grado di attaccare Cesare su due fronti, ma la mobilità delle legioni gli permette di parare il colpo, di volgere la situazione a proprio vantaggio e di sconfiggere gli Elvezi in maniera determinante e definitiva. Questa è la prima grandiosa vittoria di Cesare in Gallia, la battaglia di Bibracte contro gli Elvezi. Quindi Cesare ha vinto, gli Elvezi si arrendono senza condizioni e allora Cesare ordina agli Elvezi di ritornare nei loro territori. Devono tornare lì, non devono più pensare neanche lontanamente a fare dei movimenti migratori vicino ai territori romani e quindi la sicurezza della Gallia Narbonense è salva grazie all'intervento piuttosto pesante e ormai decisamente aggressivo di Cesare. Prima di proseguire col documentario dovete tenere conto di una cosa: noi vi raccontiamo la storia e per farlo ormai da anni utilizziamo delle mappe. La mappa della seconda guerra punica e dei movimenti di Annibale, la mappa della conquista delle Gallie da parte di Cesare, la mappa dell'impero romano alla massima espansione sotto Traiano. Allora abbiamo pensato, perché tenere queste mappe solo come immagini di contesto in un documentario? Realizziamone dei quadri. Da oggi sul sito trizioeditore.it potete comprare i quadri con le mappe più belle del mondo antico. Tutte le città, i confini, i movimenti militari, un livello di dettaglio particolare. E tutte queste mappe meravigliose sono stampate su carta di finissima qualità, perché essendo liscia, levigata e omogenea, restituisce i colori con grande brillantezza e i dettagli con enorme nitidezza. E poi la cornice, che non è un semplice accompagnamento, è parte integrante della mappa. Una bella cornice in legno di faggio, perché il faggio è liscio, è levigato ed è particolarmente elegante. trizioeditore.it, scegliete il miglior quadro, la migliore mappa per la gloria della storia romana. Arriviamo ora a un altro grande scontro che è quello contro Ariovisto. Anche qui qual è la dinamica? Qui entrano in gioco le guerre che si facevano tra le tribù germaniche. La tribù dei Sequani e la tribù degli Arverni che stavano combattendo contro gli Edui. Siccome Arverni e Sequani erano in difficoltà e stavano retrocedendo di fronte all'avanzata degli Edui, allora pensano di chiamare un alleato e trovano un grande alleato in Ariovisto, che era il capo dei Suebi e quindi di tribù germaniche
rinomate per la loro violenza e la loro efficienza in battaglia, e gli propongono un accordo. Gli dicono: se tu, Ariovisto, con i tuoi soldati ci aiuterai contro gli Edui, noi ti cederemo 1/5 del nostro territorio. Quindi si stipola questo accordo, Ariovisto supera il fiume Reno e comincia a combattere a fianco degli Arverni, a fianco dei Sequani contro gli Edui, e l'intervento di Ariovisto è determinante. Gli Edui vengono ricacciati nei loro territori e quindi la vittoria è totale. Il problema però è che ormai Ariovisto si trova in territori molto più fertili rispetto a quelli germanici, quindi comincia a violare gli accordi con i Sequani e rimane lì, ben oltre il terreno che gli era stato promesso, cioè diventa praticamente il nuovo invasore e il nuovo dominatore della situazione. Allora è un caso in cui, diciamo, la medicina è stata peggio della malattia. Allora cosa succede? Gli Arverni, i Sequani e anche gli Edui mettono momentaneamente da parte le loro inimicizie e i loro scontri e chiedono l'aiuto di Cesare. E allora Cesare ovviamente ha l'occasione di proseguire la sua campagna di conquista, cioè ha veramente un'occasione fantastica di conquistare nuovi territori. Certamente Cesare aveva dei problemi, perché Ariovisto era stato nominato amico del popolo romano, non c'erano motivazioni valide per attaccare Ariovisto, quindi si trova in una posizione politica piuttosto complicata. Ci sono anche delle prime trattative diplomatiche dove avviene esattamente questo. Cesare dice ad Ariovisto di andarsene e Ariovisto gli risponde: cosa c'entri in questa situazione? Perché ti permetti di parlare al posto delle altre tribù? Questo non è il tuo territorio, non hai nessun diritto di dire a me cosa devo fare. E Cesare risponde in maniera un po' debole dicendo: gli Edui sono nostri alleati, stiamo proteggendo degli alleati. Fatto sta che a un certo punto si arriva a una nuova grande battaglia, che è una battaglia difficile, perché i germani di Ariovisto erano considerati i più grandi guerrieri esistenti, cioè mentre i Galli erano considerati guerrieri ma comunque si potevano battere, i germani avevano un'aura di invincibilità. C'è anche un momento in cui i soldati romani, guidati da Cesare, hanno paura di andare contro Ariovisto. Hanno paura di arrivare alla battaglia, non vogliono combattere. E in questo momento Cesare fa una cosa che è passata alla storia, dice, oltre a tutta una serie di esortazioni e di incoraggiamenti nei confronti dell'esercito romano, dice: se voi avete paura rimanete qui, io andrò solamente con la 10ª legione, la legione a me più fedele, sulla quale non nutro alcun dubbio, e sarò in grado di andare da solo con la 10ª legione contro Ariovisto. Questo chiaramente provoca un moto di sdegno e quindi tutti i legionari si fanno forza e si arriva alla cosiddetta battaglia in Alsazia, come viene detta, cioè lo scontro fra Cesare ed Ariovisto. Anche qui si tratta di uno dei più grandi scontri della campagna gallica e viene vinto in maniera straordinaria da Cesare grazie all'organizzazione delle legioni, grazie al sangue freddo e grazie anche ai collaboratori di Cesare. Ad esempio un Publio, che era un semplice centurione, un semplice tribuno, che si rende conto che il lato sinistro del campo di battaglia sta per essere sfondato e allora avvisa prontamente Cesare e gli permette di parare il colpo. E allora la vittoria di Cesare contro Ariovisto provoca un enorme scossone in tutte le Gallie. Cesare vince, Ariovisto è costretto a scappare oltre il Reno, i Romani hanno vinto un'altra battaglia determinante e ormai sono penetrati profondamente nelle Gallie e quindi il generale romano pare totalmente inarrestabile. E allora proseguiamo, come vedete ormai siamo arrivati a questo punto di penetrazione nelle Gallie. Ora però, se Cesare combatte contro delle tribù che comunque sono a contatto con la civiltà romana, sono mediamente romanizzate, tribù con le quali ci si può parlare, tanto che gli Edui erano alleati dei Romani, adesso c'è la zona dei Galli Belgi. E per stessa descrizione di Cesare, i Galli Belgi non hanno niente a che fare con i Romani, quelli sono barbari veri, sono barbari con i quali non si può scendere a patti. Cesare stesso dice: sono molto più simili ai Germani, non hanno assolutamente nulla in comune con i Romani, quindi sono avversari temibili. Qui c'è una serie di battaglie, una serie di scontri per cui Cesare conquista la Gallia Belgica, quindi la Gallia settentrionale. Il primo che dobbiamo citare, che risale al 57 a.C., è la battaglia del fiume Axona,
vicino alla città di Duro Cortorum, dove c'è una grandissima vittoria romana che provoca una serie di defezioni e di tribù belgiche che decidono di abbandonare la coalizione, scelgono di evitare il confronto con i romani perché sono troppo forti. Quindi attenzione, le vittorie romane sono delle vittorie militari, ma anche la paura che sono in grado di generare fa in modo che le tribù si allontanino e scelgano di evitare lo scontro, e questo strategicamente è determinante per la campagna militare di Cesare. Un secondo scontro che avviene sempre nello stesso anno, è contro la tribù dei Suessioni, siamo qui, vicino alla città di Novio Dunum. Anche qui, nuovo scontro tra Cesare e i Belgi. Qui abbiamo un assedio della città di Novio Dunum, un assedio pesante, un assedio piuttosto importante e anche rapido nei movimenti, e è guidato dalla costruzione di enormi torri da parte dei romani che impressionano i belgi. E però bisogna dire che dopo i primi combattimenti, di nuovo, gran parte dei belgi si arrende perché si trova di fronte a un nemico che si muove in maniera straordinariamente veloce e costruisce delle torri grandissime in poco tempo. Quindi seconda battaglia, seconda vittoria di Cesare. Adesso Cesare, che ha eliminato la maggior parte delle tribù belgiche, penetra ulteriormente nel territorio della Gallia belgica, quindi va ancora più a nord. E arriviamo, qua siamo sempre in 57 a.C., alla battaglia del fiume Sabis. E qua vi metto un documentario dove ve la spiego nel dettaglio. Questa è una battaglia importante perché? Perché in realtà Cesare se la vede brutta, sconfigge tutta una serie di tribù, ottiene tutta una serie di vittorie, ma allo stesso tempo viene colto da una pesante e organizzata imboscata che mette in difficoltà il suo esercito. Lui ha 2 legioni che se la cavano bene, ma c'è una legione in particolare, la 13ª, che viene addirittura circondata dai nemici, sta per essere completamente annientata, e Cesare è costretto a intervenire personalmente, a dire agli uomini di allargare gli spazi per combattere meglio, e poi la situazione sarà salvata dall'intervento provvidenziale della 10ª legione, che prende gli avversari alle spalle e salva la situazione. Quindi la battaglia del fiume Sabis è un'altra vittoria per Cesare, anche se delicata, anche se sofferta, e allora si sposta poi leggermente verso est, e in particolare va nella zona degli Atuatuci, dove c'era la capitale Atuatuca, e qui c'è anche un momento passato alla storia. Cesare sta assediando la capitale degli Atuatuci, questi però, asserragliati nella loro città, cominciano a prendono in giro l'esercito romano, perché sono nani, perché sono piccoli, sono buffi. I romani cominciano a costruire un'enorme torre di legno ricoperta di ferro per l'assediare la città, e questi continuano a prenderli sonoramente in giro. Forza! Muovetevi, legionari! E però cosa succede? Che quando poi questi vedono che la torre costruita dai romani veramente comincia a muoversi, e quindi vedono una torre di 30 metri che si muove, si rendono conto che i romani sono fenomenali, si terrorizzano e si arrendono senza combattere. E quindi questo è anche questo un episodio passato alla storia, no? La grande torre che costruita dai romani, nel momento in cui si muove, terrorizza gli avversari che si arrendono sbigottiti. Ora che tutta questa zona, quindi la parte centro-settentrionale della Gallia, è stata conquistata, si muove stavolta più verso ovest. E qui c'è un avversario in realtà temibile, cioè i cosiddetti Veneti, che non vanno confusi. Ci sono i Veneti come popolazione italica, ma c'erano anche i Veneti che stavano invece in questa zona delle Gallie, quindi sono 2 popoli diversi. I Veneti chiaramente vedono questa enorme conquista da parte di Cesare e comincia subito una serie di trattative tra i capi dei Veneti e gli ambasciatori romani. Ora, Cesare ci descrive in questo modo, probabilmente è una descrizione di parte. Secondo la cronaca però di Cesare, che è l'unica che abbiamo, i capi dei Veneti vengono arrestati dai romani perché stavano organizzando un attacco contro le legioni. I romani mandano degli ambasciatori per trattare e i Veneti catturano gli ambasciatori romani, e questa è una violazione
del diritto delle genti, una violazione del codice di guerra gravissima, motivo per cui Cesare interviene e attacca anche i Veneti. I Veneti sono un popolo complesso da affrontare. Perché? Perché loro in realtà non facevano delle grandi battaglie campali, si nascondevano nelle coste che vediamo in questa zona, erano estremamente difficili da prendere e avevano delle grandi navi veloci, efficienti, cioè erano dei marinai provetti, e quindi era molto molto complesso attaccarli. E allora Cesare che cosa fa? Arriviamo a un altro momento da film. Dopo alcune battaglie, primi scontri in cui Cesare è effettivamente in difficoltà, arriva l'idea. Le grandi navi dei Veneti, proprio perché erano grandi, avevano bisogno di grandi vele per manovrare. E allora viene in mente ai soldati romani di creare delle lunghe aste con una falce ricurva e anche a grande distanza riescono a tagliare le vele dei Veneti, le vele dei Veneti cadono, le navi praticamente sono immobili e quindi i romani con delle navi più piccole, più leggere, più veloci possono abbordare i Veneti e li sconfiggono sonoramente. E quindi come vedete un'altra fase fondamentale che mette quasi totalmente in sicurezza la zona occidentale delle Gallie. Nel frattempo che Tito Labieno, braccio destro di Cesare durante questa campagna, sta invece in Aquitania per sedare le rivolte di altre tribù che stanno cercando di riorganizzarsi contro i Romani. Siamo arrivati quindi all'anno 55 a.C. Adesso si apre, diciamo, una nuova fase che si potrebbe chiamare dimostrazione di forza, cioè Cesare ha sconfitto i Galli, sembra aver conquistato le roccaforti principali della Gallia, però la conquista è molto lontana dall'essere terminata. Bisogna spaventare gli avversari e impedire che si possano riorganizzare. E allora arriviamo a un'azione di forza, di bruta forza di Cesare, e arriviamo, diciamo, a un momento contestato, cioè quello degli Usipeti e dei Tencteri. Gli Usipeti e i Tencteri erano due tribù che si trovavano al di qua del fiume Reno. Vengono spinte dagli Svevi e allora chiedono il permesso a Cesare di superare il confine del Reno e di stabilirsi nelle Gallie. Cesare non può accettare minimamente questo, perché la campagna è ancora nel pieno del suo svolgimento. I nemici da battere sono ancora veramente tantissimi, quindi non può permettersi una migrazione di massa, quindi non può assolutamente accettare. Cominciano delle trattative tra queste due popolazioni e i Romani. Noi abbiamo solamente il resoconto di Cesare. Cesare dice: durante le trattative erano stati presi degli accordi, gli Usipeti e i Tencteri violano questi accordi e ci attaccano all'improvviso, uccidendo una gran parte dei nostri soldati, offendendo l'onore di Roma. Quindi siamo stati costretti a reagire immediatamente. E allora, a fronte di questo tradimento che viene raccontato da Cesare, Cesare dà l'ordine di attaccare gli Usipeti e i Tencteri e di sterminarli tutti, cioè un massacro completo, uno sterminio totale senza pietà alcuna. Ed effettivamente decine e decine di migliaia di persone, uomini, donne e bambini, vengono barbaramente massacrati. Questo, attenzione, è il momento più controverso della campagna di Cesare. Sicuramente si può capire Cesare perché, ripeto, nel bel mezzo della sua campagna non poteva permettersi una migrazione enorme, quindi doveva tenere Usipeti e Tencteri fuori dalle Gallie, quindi capiamo la ragione militare. Però questo è un massacro di proporzioni gigantesche che è stato criticato e contestato anche dagli stessi contemporanei. Cioè, a Roma, venuti a sapere di quello che è successo, si apre un dibattito politico. Alcuni uomini come Cicerone o come Catone, cioè degli avversari politici di Cesare, cominciano a dire che questa azione è assolutamente esagerata, è sproporzionata. Addirittura viene fatta la proposta in Senato da parte dei nemici di Cesare di lasciare Cesare da solo con un superstite degli Usipeti affinché venga ucciso. Quindi questa proposta assolutamente provocatoria però dimostra che il Senato romano si fa delle domande sulla legittimità di quello che sta facendo Cesare e c'è un moto di sdegno. Addirittura Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, quando parla di Giulio Cesare,
arriva un passaggio entrato nella storia che dice: io vedo tutte quante le campagne di Cesare, ma non posso nutrire ammirazione per una persona che ha compiuto un crimine così grave contro il genere umano. E quindi attenzione, questa è un po' considerata la nascita del concetto di crimine contro l'umanità, che poi nei secoli successivi sarebbe stata sviluppata. Noi pensiamo che il concetto di crimine contro l'umanità è un concetto moderno, e invece già i romani ci avevano pensato. Superata però questo momento estremamente grave, questo massacro, che però per la campagna di Cesare è efficace perché elimina un pericolo, c'è anche un altro momento di dimostrazione di forza, risale sempre al 55 a.C., che è la leggendaria costruzione di un ponte sul fiume Reno. Chiaramente non è che Cesare ha tempo da perdere. Cesare deve dimostrare ai Germani, che potrebbero accorrere in aiuto dei Galli, che lui può superare il Reno quando vuole e attaccarli. E allora con i suoi legionari, in 10 giorni, fa costruire un enorme ponte sul Reno, fa superare il Reno ai suoi legionari e li fa scorrazzare liberamente, li fa girare liberamente nei territori germanici, per dare il messaggio: io in Germania ci arrivo quando voglio, vi attacco quando voglio, a vostro rischio e pericolo. Dopodiché, dopo questa mera dimostrazione di forza, quindi non c'è un'utilità tattica, è un'utilità strategica, fa distruggere il ponte e se ne torna indietro. Sempre nell'ambito di dimostrazioni di forza, che però procurano anche dei vantaggi strategici, c'è un altro momento straordinario, cioè lo sbarco in Britannia. Ci troviamo sempre nel 55 a.C. e con 2 legioni caricate sulle navi, Cesare decide di attraversare l'odierno Stretto della Manica e all'improvviso sbarca nella odierna regione del Kent. La vediamo qua. In particolare arriva a Camulodunum. Si tratta poco più di una ricognizione, una esplorazione del territorio, ma è la prima volta nella storia che un romano era riuscito a sbarcare in terra di Britannia. Nessuno mai era arrivato in Britannia. Ovviamente conoscevano l'esistenza della Britannia, ma nessuno c'era arrivato. Quindi fa un'azione che lascia sbigottiti tutti i romani. Arrivare in Britannia è entrato nella storia, scolpito nelle pagine della storia per sempre. Dopo questo primo arrivo, immediatamente ritorna sull'altra costa e successivamente, nel 54 a.C., quindi l'anno successivo, parte con 5 legioni e 2000 cavalieri, quindi una forza molto più imponente, da Portus Itius, attraversa di nuovo il canale della Manica e stavolta sbarca nel pieno del territorio britannico e combattere contro le tribù britanniche. In particolare i suoi nemici sono i Catuvellauni, guidati da Cassivella I. I romani vincono, hanno anche qui una superiorità militare importante, battono le tribù britanne e cosa succede? Non è che c'è una conquista, perché a un certo punto Cesare è costretto a ritornare, quindi non c'è la conquista della Britannia, non ci sono dei territori conquistati in maniera definitiva, ma ottiene con le sue vittorie e con la paura del suo intervento che le tribù britanne non diano appoggio ai Galli. E quindi ottiene, come dicevo prima, un altro vantaggio strategico fondamentale per la sua campagna. Arriviamo al 54 a.C. Il 54 a.C. potrebbe essere definito l'anno della grande rivolta contro Cesare, cioè Cesare ha conquistato tutte le Gallie, ma la situazione non è tranquilla per niente, e allora vediamo cosa succede. Mentre Cesare si trova in Britannia, accade un fatto molto grave. 2 generali romani, Aurelio, Sabino e Cotta, si trovano in questa zona presso i Galli belgi. Cotta e Sabino, attenzione, vengono attaccati da un comandante, Ambiorige. Ambiorige attacca l'accampamento romano. Però, visto che i romani resistono e quindi sarebbe molto complesso espugnare l'accampamento romano, Ambiorige comincia a parlare con Cotta e con Sabino. Comincia ad intavolare con loro delle trattative e gli dice una cosa importante, gli dice: attenzione, da questa zona sta per arrivare un'orda di Germani. Io sono disposto a lasciarvi andare,
a lasciarvi uscire dall'accampamento senza attaccarvi e voi in cambio lasciate in pace il mio popolo. Prevale la fiducia nei confronti di Ambiorige e l'esercito romano esce dall'accampamento e appena lo fa Ambiorige li attacca e li stermina quasi completamente. Quindi c'è un grande inganno e un grande sterminio di legionari romani e per di più c'è un nuovo attacco. Quinto Cicerone, tra l'altro fratello del più noto Cicerone, si ritrova nel suo accampamento circondato dagli uomini di Ambiorige e quindi soffre terribilmente e i suoi soldati sono anche loro sull'orlo dell'annientamento. A questo punto vengono subito chiamati dei rinforzi e quindi si avvisa Cesare che era appena ritornato dallo sbarco in Britannia. Allora Cesare corre, veramente corre, in pochissimi giorni attraversa le Gallie e arriva vicino all'accampamento di Quinto Cicerone e ha un'idea luminosa, cioè fa costruire un piccolo accampamento e quindi stipa gli uomini come delle sardine per dare l'impressione che i soldati romani siano molto molto pochi. Lui nella fretta si è portato pochi soldati, ha un contingente ristretto. Allora Ambiorige e i Galli credono di avere una grande occasione, attaccano l'accampamento e in realtà Cesare ha molti più uomini del previsto. Fa un contrattacco, sconfigge Ambiorige e libera l'accampamento di Quinto Cicerone. Ambiorige poi scompare dalla storia, non viene ucciso, non viene catturato. Cesare dice scompare oltre il fiume Reno e non farà mai più ritorno. Poi bisogna vedere se Ambiorige è una figura realmente esistita o se è, come dire, una idealizzazione del generale gallico, ma a prescindere da questi aspetti filologici è chiaro che c'è stata una enorme rivolta. E allora Cesare ha sì salvato la situazione, ma deve dare un messaggio e deve fare una punizione esemplare nei confronti dei Galli. E allora succede nel 53 a.C. che comincia una vendetta su vasta scala micidiale, qualcosa di drammatico. Cesare dà l'ordine di distruggere tutte le città, di distruggere tutti i villaggi, ma attenzione, distruggere tutti i campi e tutti i magazzini di cibo. E addirittura manda dei messaggi ai Germani, che erano stati nemici, dicendo: vi invito a partecipare a questa campagna punitiva, il bottino che riuscite a fare ve lo potete tenere. Attenzione, qua dovete avere ben presente l'aspetto geopolitico. Cesare fa in questo modo perché vuole distruggere il tessuto produttivo dei Galli, vuole impedirgli di riorganizzarsi e creare quello che lui stesso definisce deserto tattico. Quindi crea volutamente un deserto sul territorio, affama i Galli per fare in modo che non possano costituire delle nuove unità e delle nuove ribellioni. E questo è un altro momento pesante della campagna di Cesare in Gallia, questo micidiale deserto tattico che punisce nel profondo i Galli e annienta la loro capacità di riorganizzarsi. Questo deserto tattico è ovviamente una decisione micidiale e arriviamo all'ultimo capitolo, cioè il 52 a.C., la grande ribellione di Vercingetorige. Come abbiamo visto, la Gallia, come si dice, come dicono gli storici, come troviamo nei saggi, a questo punto la Gallia è conquistata ma non domata. Ed è la verità. Cesare ormai ha conquistato, ma la Gallia non è ancora domata. Quindi non ci sono le condizioni per cominciare la provincializzazione. E quindi arriviamo alla grande rivolta di Vercingetorige. Vercingetorige chi è? Il capo della tribù degli Arverni. Ed è un capo straordinario. Questo è un cambiamento drastico del combattimento perché, punto numero 1, è un capo estremamente carismatico. Quindi riesce a infondere coraggio in tutte le tribù galliche. È un capo che riunisce le tribù una con l'altra. Cesare aveva sempre giocato sulle divisioni fra le varie tribù, le inimicizie fra le varie tribù per perseguire i propri scopi militari. Lui, Vercingetorige, che riesce a riunirle compatte contro Cesare, riesce a risolvere un problema strategico fondamentale per i Galli, quindi è molto pericoloso. E attenzione, Vercingetorige cambia la strategia di combattimento
evita lo scontro in campo aperto perché sa che Cesare è più forte, si raduna, si protegge, si chiude in alcune grandi città fortificate, e quindi ci vuole tutto un assedio per prenderlo, e fa due cose. Primo, attività di guerriglia contro l'esercito romano, quella che si chiama guerra asimmetrica. E questo è pericoloso, perché un grande esercito regolare, organizzato, con decine di migliaia di uomini, soffre le attività di guerriglia. Quindi la guerriglia contro i romani è una scelta strategica molto pericolosa. E poi fa la tattica, questa invece è una tattica, della terra bruciata. Cioè fa distruggere volontariamente tutti i campi e tutto il cibo della Gallia per affamare l'esercito di Cesare. Attenzione, Cesare in quel momento è lì con 10 legioni. 10 legioni sono un numero straordinario e ha bisogno di 75 tonnellate al giorno di grano per far dare da mangiare ai suoi uomini. E sono pure delle stime al ribasso quelle che vi ho fatto, che ci sarebbero anche molti ausiliari. Quindi è chiaro che la tattica a terra bruciata è devastante. Cominciano le tribù galliche ad attuare la strategia di Vercingetorige, ma abbiamo una popolazione, la popolazione dei Biturigi, che supplica Vercingetorige, gli dice: a Varico, la nostra capitale, la nostra città, è troppo bella, è troppo grande, è la più bella città delle Gallie, non possiamo distruggerla, ti preghiamo, ti promettiamo che difenderemo la città e non finirà mai nelle mani di Cesare. Vercingetorige era riluttante, ma si convince, e allora sceglie di risparmiare dalla sua strategia la città di Avarico. Il problema però è che Cesare attacca Avarico. Cioè c'è un enorme assedio da parte di Cesare contro Avarico, con la costruzione di meccanismi, strumenti, infrastrutture di assedio micidiali, epopeiche, e Cesare, assediando Avarico, ottiene una fenomenale vittoria. La città viene rasa al suolo, i cittadini massacrati, quei pochi superstiti presi come schiavi. Cioè l'assedio di Avarico è una vittoria immensa per Cesare ed è un primo colpo enorme che Cesare dà da quando in gioco c'è anche Vercingetorige. Quindi grande vittoria. Però attenzione, perché le cose sono un po' più complesse. La vittoria di Cesare ad Avarico, bello, siamo tutti contenti. Però, allo stesso tempo, è la dimostrazione che la strategia di Vercingetorige è giusta. L'unica volta che Vercingetorige ha derogato dalla sua strategia, ecco che cosa è successo. Quindi Vercingetorige diventa il leader assoluto. Tutte le tribù galliche hanno la massima fiducia possibile in Vercingetorige, perché alla fine hanno visto che ha ragione. E allora Vercingetorige fa una cosa: si ritira con il suo esercito a Gergovia, che era la capitale degli Arverni, la sua patria, e fa la tattica sempre della terra bruciata e della guerriglia. Attenzione, Cesare interviene, ovviamente interviene, e arriviamo alla prima grande sconfitta di Cesare nelle Gallie. L'assedio di Gergovia, e qua mi riprometto di farvi un documentario perché non l'ho ancora fatto, l'assedio di Gergovia è un assedio in cui Cesare dà ovviamente gran filo da torcere agli avversari, organizza delle straordinarie misure, fa anche delle illusioni, dei trucchi, cerca di vincere psicologicamente l'avversario, cioè un grande assedio organizzato, ma perde perché? Perché, ripetiamo, questo è il resoconto di Cesare, perde perché gli ufficiali e una grande parte dei legionari sono talmente volenterosi, talmente vogliosi di vincere finalmente Vercingetorige, che non rispettano i suoi ordini, vanno oltre quello che Cesare aveva deciso e sono costretti a ritirarsi da sconfitti. E quindi questa è la prima importante la prima vera sconfitta di Cesare nelle Gallie. È anche un'umiliazione per Cesare. E allora Cesare come reagisce? Innanzitutto sgrida i suoi soldati. Voi dovete stare agli ordini, non dovete prendere iniziativa. Il buon soldato è un soldato che rimane all'interno delle decisioni del suo generale. E quindi c'è una grande sgridata, gli fa una lavata di capo, come si dice. Allo stesso tempo, però, c'è anche la volontà, col suo carisma insostituibile, di dare forza ai legionari. E riparte la battaglia.
Stavolta arriviamo, e qui questo è il grande epilogo, all'assedio di Alesia. Vercingetorige vede che la sua strategia funziona benissimo, quindi cominciano a esserci degli scontri sul territorio, attacchi e contrattacchi, e allora Vercingetorige stavolta si sposta nella roccaforte di Alesia e pensa di proseguire, chiaramente, la sua tattica del mordi e fuggi, della guerriglia, della terra bruciata. Cesare è costretto, questa volta, ad un nuovo attacco, ma evidentemente la resa dei conti. Allora cosa accade? Qui si trova Vercingetorige nella roccaforte di Alesia con un numero abbastanza ridotto di uomini. Cesare fa costruire una controvallazione, cioè una serie di fortificazioni per assediare Vercingetorige, e comincia un assedio pesante. Vercingetorige però non sta fermo, chiama con tutta una serie di emissari tutte quante le tribù galliche e dice: questo è il momento decisivo, questa è la svolta, la vera e propria resa dei conti. Tutte le tribù debbono convergere per attaccare Cesare, è il momento di farlo fuori. E allora accade che 250.000 soldati galli accorrono verso Alesia per sterminare, per strozzare Giulio Cesare. Cesare ovviamente viene a sapere di tutto questo perché le sue sentinelle lo avvisano e allora è costretto a utilizzare un grande espediente che in realtà non ha inventato lui come si poteva pensare, però lui lo applica al meglio possibile, cioè la costruzione di una enorme circonvallazione, decine di chilometri di circonvallazione, per difendersi dall'attacco esterno. E allora arriva, questo è il centro del grande scontro di Alesia. Ci saranno 3 giorni di enorme combattimento, qua vi metto il link al documentario se volete vedere Alesia nel dettaglio. Comunque 3 giorni, un primo grande attacco, il secondo giorno in cui si fa una battaglia notturna, il terzo attacco finale con l'intervento diretto di Cesare. Insomma, una battaglia fenomenale dove però alla fine Cesare prevale, l'assedio dei barbari, dei Galli che sono accorsi in aiuto non è risolutivo e c'è l'epilogo della campagna gallica, cioè Vercingetorige in persona, questo è veramente entrato nell'immaginario di tutti, Vercingetorige in persona che indossa la sua armatura più bella, scintillante, luccicante, con il suo cavallo, esce nel silenzio totale, esce nel silenzio assoluto, nessuno osa fiatare, si presenta di fronte a Cesare che lo guarda con aria di sfida e di enorme orgoglio e depone le armi per terra e dice: io, uomo valoroso, ho perso contro di te, che sei uomo valorosissimo. Chiaramente di nuovo sono parole che sono state scritte da Cesare, quindi saranno anche state romanzate, ma sicuramente c'è da parte di Vercingetorige l'accettazione della vittoria totale di Cesare. Finisce con Alesia la campagna militare, non ci saranno più significativi tentativi di ribellarsi e comincia il processo di provincializzazione e anche di romanizzazione delle Gallie. E così Giulio Cesare, nell'arco di una manciata di anni, per un progetto che, come vi ho detto, era nato per esigenze politiche, non è che lo sognava da bambino, quindi come forse destino, viene compiuta una delle più grandi campagne militari di sempre, destinata a interrompere la germanizzazione dell'Europa e a cambiare per sempre il destino e la traiettoria dell'intera umanità. Speriamo quindi di avervi assolutamente emozionato con questo racconto, speriamo di avervi coinvolto e, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale di Scripta Manent. Vi dovete iscrivere subito al canale di Scripta Manent perché se no vi assediamo come Alesia, nel senso che voi state qua, vi mettiamo papà e mamma a fianco, poi altri che vi vogliono picchiare e poi fratello e zio dall'altra parte. Quindi viene praticamente un crocchio, no? Ah! No, un suggerimento dalla regia. No, vi mettiamo voi al centro. Qua vi mettiamo la fidanzata, che gira in tondo, insomma, vi parla. Poi mettiamo una controvallazione e le ex, giusto? Le ex tutte di qua, che vi attaccano.
E le ex dicono, ah, ti ricordi quella... Quindi non è può essere che la fidanzata che gira attorno a voi si incazzi anche lei e quindi diventi pericolosa. Quindi dovete combattere contro la ex e la fidanzata. E quindi, per non finire così, iscrivetevi, giusto? Sì, madonna. Ah, è vero, potrebbe essere... E allora questa cosa si può declinare anche, perché le donne ci seguono, si può declinare anche col fidanzati e con gli ex. Quindi è molto complesso. Sentite, iscrivetevi a questo benedetto canale e basta. Allora, iscrivetevi subito al canale!